Carlos Castaneda, Los Voladores, quelli che volano, Flyers, parte quarta. I testi sono tratti dal romanzo di Castaneda, Il lato attivo dell'infinito, capitolo 16, Ombre di fango. Attenzione! Versione integrale del testo, senza le censure e le imprecisioni presenti nelle edizioni italiane. La traduzione di questo video è tratta direttamente dalle edizioni inglese e spagnola. Alla fine del video troverete una breve analisi del testo e il nostro commento. Don Juan mi guardò e sorrise in maniera maliziosa. La mente del volador fugge per sempre quando uno sciamano riesce ad aggrapparsi alla forza vibrante che ci tiene insieme come un conglomerato di fibre energetiche. Se uno sciamano mantiene quella pressione abbastanza a lungo, la mente del volador fugge sconfitta. Ed è esattamente quello che farai: aggrapparti all'energia che ti tiene insieme. Ho avuto la reazione più inspiegabile che potessi immaginare. Qualcosa in me in realtà tremò, come se avesse ricevuto una scossa. Entrai in uno stato di paura ingiustificata, che collegai immediatamente alla mia formazione religiosa. Quella notte non riuscii a dormire. Caddi in un leggero torpore all'alba, finché Don Juan non mi fece alzare dal letto e mi portò a fare un'escursione attraverso le montagne. Dove abitava, la configurazione delle montagne era molto diversa da quella del deserto di Sonora, ma mi disse di non indulgere in paragoni, perché dopo aver camminato per 1 chilometro, tutti i posti del mondo sono uguali. Godersi il panorama è per le persone che vanno in giro in automobile, vanno a grande velocità senza fare sforzo. I panorami non sono per i camminatori. La vista di quella montagna non ti farà effetto allo stesso modo mentre la guardi se sei a piedi, altrimenti ti travolgerà in modo diverso, soprattutto se devi scalarla o aggirarla. La mattina era molto calda. Attraversammo il letto di un fiume in secca. Una cosa comune tra questa valle e il deserto di Sonora erano i milioni di insetti. Zanzare e mosche intorno a me sembravano attentatori suicidi che miravano al mio naso, ai miei occhi e alle mie orecchie. Don Juan mi disse di non prestare attenzione al loro ronzio. Non cercare di allontanarli con la mano, intenta che si allontanino. Erigi una barriera di energia intorno a te. Sii silenzioso e da quel silenzio verrà costruita la barriera. Nessuno sa come viene fatto. È una di quelle cose che gli sciamani chiamano fatti energetici. Spegni il tuo dialogo interno. Questo è tutto ciò che serve. Voglio proporti un'idea un po' strana, continuò Don Juan, camminando davanti a me. Dovevo accelerare i miei passi per stargli vicino, per non perdermi nulla di quello che diceva. Devo insistere sul fatto che è un'idea strana che incontrerà una resistenza infinita. Devo avvertirti che non l'accetterai facilmente, ma non perché è strano che tu debba rifiutarlo. Sei uno scienziato sociale, pertanto la tua mente è sempre aperta alla ricerca, giusto? Don Juan mi prendeva svergognatamente in giro. Lo sapevo, ma non mi dava fastidio. Forse perché camminava così veloce e dovevo stargli dietro facendo sforzi enormi. Il suo sarcasmo mi è scivolato addosso e invece di infastidirmi, mi ha fatto ridere. La mia totale attenzione era concentrata su ciò che stava dicendo
e gli insetti o smisero di infastidirmi perché avevo intentato una barriera intorno a me o perché ero così occupato ad ascoltare Don Juan che il loro ronzio non mi dava più fastidio. La strana idea Disse lentamente, misurando l'effetto delle sue parole. è che ogni essere umano su questa terra sembra avere le stesse reazioni, gli stessi pensieri, le stesse sensazioni. Sembrano rispondere allo stesso modo agli stessi stimoli. Quelle reazioni sembrano essere in qualche modo offuscate dalla lingua che parlano. Ma se grattiamo quella superficie, sono esattamente le stesse reazioni che affliggono ogni essere umano sulla Terra. Vorrei che questo ti rendesse curioso come scienziato sociale, ovviamente, e vedere se riesci a spiegare questa omogeneità. Don Juan raccolse una serie di piante. Alcune erano appena visibili. Sembravano appartenere più al regno delle alghe, dei muschi. Gli ho tenuta aperta la borsa e non ci siamo più parlati. Quando ebbe abbastanza piante, si diresse verso casa sua, camminando più veloce che potesse. Ha detto che voleva pulire, separare quelle piante e metterle in ordine prima che si seccassero troppo. Ero profondamente coinvolto nel pensare al compito che aveva delineato per me. Cominciai pensando se conoscevo articoli o documenti scritti su questo argomento. Supposi che avrei dovuto fare una ricerca e decisi di iniziare leggendo tutte le opere disponibili sul carattere nazionale. Mi entusiasmai per l'argomento in modo casuale e davvero volevo partire subito per casa perché volevo prendere con serietà il suo compito. Ma prima che arrivassimo a casa sua, Don Juan si sedette su un'alta sporgenza che dominava la valle. Non disse niente per un po'. Non era affannato. Non riuscivo a comprendere perché si fosse fermato a sedersi. Il compito del giorno per te Disse bruscamente in tono di presagio. è uno dei compiti più misteriosi della stregoneria, qualcosa che va oltre il linguaggio, oltre le spiegazioni. Oggi siamo andati a fare una camminata, abbiamo parlato, perché il mistero della stregoneria deve essere ammortizzato con il mondano. Deve partire dal nulla e deve tornare nuovamente al nulla. Questa è l'arte del guerriero viaggiatore, passare per la cruna di un ago senza farsi notare. Pertanto, preparati ad appoggiare la tua schiena contro questa parete rocciosa, il più lontano possibile dal bordo. Ti starò vicino, nel caso tu svenissi o tu cadessi. Cosa stai preparando, Don Juan? Chiesi, e il mio allarme era così evidente che abbassai immediatamente la voce. Voglio che incroci le gambe ed entri nel silenzio interiore. Diciamo che voglio che tu scopra quali articoli cercare per screditare o confermare quanto ti ho chiesto di fare nel tuo ambito accademico. Entra nel silenzio interiore, ma non addormentarti. Questo non è un viaggio attraverso il mare oscuro della consapevolezza. Questo è vedere dal silenzio interiore. Era abbastanza difficile per me entrare in uno stato di silenzio interiore senza addormentarmi. Ho combattuto contro il desiderio quasi invincibile di dormire. Riuscii a evitarlo e mi sono ritrovato a guardare in fondo alla valle dall'impenetrabile buio che mi circondava. E poi ho visto qualcosa che mi ha scosso fino alle ossa. Ho visto un'ombra gigantesca, larga forse 5 metri, che saltava in aria e poi atterrava con un tonfo silenzioso e soffocato. Ho percepito il colpo nelle mie ossa, ma non l'ho udito. Sono veramente pesanti. Mi sussurrò Don Juan all'orecchio. Stava tenendo il mio braccio sinistro, il più
forte che poteva. Ho visto qualcosa come un'ombra di fango dimenarsi sul terreno e poi è saltato di nuovo, forse 15 metri, e atterrò di nuovo con lo stesso tonfo silenzioso. Ero terrorizzato al di là di qualsiasi cosa potessi usare razionalmente come descrizione. Tenevo gli occhi fissi sull'ombra saltellante in fondo alla valle. Poi ho sentito uno strano ronzio, un misto tra il suono di ali che sbattono e il suono di una radio che non si è sintonizzata sulla frequenza di una stazione, e il tonfo che ne è seguito è stato indimenticabile. Scosse Don Juan e me fino alle ossa. Una gigantesca ombra di fango nero era appena atterrata ai nostri piedi. Non aver paura. Disse Don Juan in tono imperativo. Mantieni il tuo silenzio interiore e l'ombra se ne andrà. Tremavo dalla testa ai piedi. Avevo la netta impressione che se non avessi mantenuto attivo il mio silenzio interno, l'ombra di fango mi avrebbe avvolto come una coperta e mi avrebbe soffocato. Senza perdere l'oscurità intorno a me, ho urlato con tutte le mie forze. Non mi ero mai sentito così arrabbiato, così frustrato. L'ombra di fango fece un altro balzo, chiaramente verso la valle. Continuai a urlare mentre scuotevo le gambe. Volevo sbarazzarmi di qualunque cosa stesse venendo a mangiarmi. Il mio stato nervoso era tale che ho perso la cognizione del tempo. Forse sono svenuto. Quando rinvenni, ero sdraiato sul mio letto nella casa di Don Juan. Avevo un asciugamano imbevuto di acqua ghiacciata avvolto attorno alla fronte. Bruciavo di febbre. Una delle compagne di Don Juan mi strofinò la schiena, il petto e la fronte con l'alcol, ma non provai sollievo. Il calore che sentivo proveniva da me medesimo. L'impotenza e l'ira lo generavano. Don Juan rise come se ciò che mi stava accadendo fosse la cosa più divertente del mondo. Le sue risate risuonavano una dopo l'altra. Non avrei mai pensato che avresti preso la visione del Volador così a cuore. Mi prese per mano e mi portò sul retro della sua casa, dove mi immerse in un'enorme tinozza d'acqua, completamente vestito, scarpe, orologio e tutto. Il mio orologio! Il mio orologio! Urlai e Don Juan scoppiò a ridere. Non dovresti indossare un orologio quando vieni a trovarmi. Ora l'hai completamente rovinato. Mi tolsi l'orologio e lo misi sul lato della tinozza. Mi ricordai che era impermeabile e che nulla sarebbe dovuto accadergli. Stare immerso nella tinozza mi aiutò immensamente. Quando Don Juan mi aiutò a uscire dall'acqua gelida, avevo riacquistato un certo grado di controllo. Quella visione è assurda! Quella visione è assurda, assurda! Non ho fatto altro che ripetere, incapace di dire altro. Il predatore che Don Juan aveva descritto non era benevolo. Era enormemente pesante, volgare, indifferente. Avevo sentito il suo disinteresse per noi. Senza dubbio, ci aveva sottomessi tanto tempo fa, rendendoci, come aveva detto Don Juan, deboli, vulnerabili e docili. Mi tolse i vestiti bagnati, mi coprii con un poncio, mi sedei sul letto e piansi in modo incontrollabile, ma non per me stesso. Avevo la mia ira, il mio inflessibile intento
per non farmi mangiare. Ho pianto per i miei simili, soprattutto per mio padre. Non ho mai saputo fino a quel momento di amarlo così tanto. Non ha mai avuto scelta, mi sentii ripetere più e più volte, come se le parole non fossero davvero mie. Il mio povero padre, l'essere più generoso che io abbia mai conosciuto, così tenero, così gentile, così indifeso. Il video non è terminato, segue la nostra recensione. Salve guerrieri, sono Marisha, della pagina Facebook Carlos Castaneda Nahuales. Quello che avete appena ascoltato è uno dei pezzi più toccanti dell'intera opera di Castaneda. Preparando questo video abbiamo riso come dei matti con Don Juan e ci siamo commossi con Carlos. Pensate che all'epoca molti accademici, suoi colleghi e detrattori vari accusarono Castaneda di aver creato di sana pianta il personaggio di Don Juan, considerandolo una sorta di alter ego dell'autore. Inoltre lo incolparono di aver inventato tutte le straordinarie storie narrate sugli sciamani del Messico e della sua esperienza diretta con loro, e di conseguenza di essere non solo un truffatore, ma perfino di essere anche uno scrittore mediocre. Uno scrittore mediocre. Anche se i suoi volumi fossero frutto di una fervida e prolifica fantasia, Castaneda ha chiaramente dimostrato piuttosto di essere uno dei migliori autori del Novecento e di aver prodotto vera e propria letteratura. I suoi libri hanno venduto più di 8 milioni di copie e sono stati tradotti in 17 lingue. Segno inequivocabile che i lettori hanno invece colto la validità e l'autenticità degli insegnamenti espressi e anche l'incredibile profondità e abilità scrittoria con cui sono stati trasmessi. La sua fama è così inscalfibile nel tempo che non si fa fatica a credere che fosse davvero un Nahual e scrivesse in stato di coscienza intensa. Uno dei motivi per cui stiamo creando questi video è far rivivere queste storie, farvi immedesimare in esse, far riscoprire il gusto della narrazione autentica e integrale. In questo caso i voladores, tanto fantomatici e abusati da tanti che a volte non sanno nemmeno di cosa parlano, dite la verità, quanto vi sono apparsi autentici e terrificanti se inseriti nel loro contesto originario? Non cercate scorciatoie. Non cercate il bignami di Castaneda, non cercate i riassunti che vi spieghino in breve quali sono i concetti essenziali del nahualesimo. Tornate alla fonte originaria, leggeteli tutti e per intero questi 10 libri in ordine cronologico, non sarà mai tempo perduto, in tutti i casi. È un viaggio che non potete delegare a nessun altro. Castaneda scelse non a caso la forma narrativa del più coinvolgente romanzo e non del freddo ma più scientifico saggio, differenza che da accademico capiva benissimo. Penso che Carlos e Don Juan per primo abbiano invece congegnato queste strutture narrative affinché gli stessi racconti fossero consciamente e inconsciamente una vera e propria esperienza di apprendimento e apprendistato, per ripristinare e riattivare delle parti di noi sopite, per renderci consapevoli, uomini di conoscenza, coscienti di quello che siamo veramente, di cosa possiamo fare e di quello che ci hanno tolto. Per questo stiamo dando tanta importanza al linguaggio usato, alla metrica, alle parole, al vero significato e alla loro posizione nel testo, e soprattutto stiamo dando tanto peso alla corretta traduzione, perché questi testi potrebbero essere una mappa che se abilmente alterata o mal interpretata ci potrebbe portare fuori strada o a sbattere contro una roccia. A questo fine non è consigliabile estrapolare gli argomenti espressi in questi romanzi e toglierli dal loro contesto, se non in un secondo momento. Prima
fate almeno l'esperienza della lettura integrale e solo dopo sarete in grado eventualmente, se proprio non vi tenete, di saper giudicare da soli se il corso su Castaneda a pagamento che vi stanno proponendo sia valido o no. Molti sono soliti citare Castaneda per argomentare delle proprie ipotesi, ricerche o esperienze, ma succede spesso che il nome di Castaneda sia solo un'esca per portarvi al di fuori dell'argomento o su strade che con gli studi di questo autore non c'entrano affatto. Per anni nella nostra pagina Facebook ci hanno chiesto se potevamo indicare insegnanti affidabili e abbiamo sempre risposto che non avremmo mai fatto spam a nessuno, anche perché ognuno ha i propri spazi, come i vari canali YouTube, pagine Facebook o siti o blog dove esprimersi e proporsi al pubblico, e che anzi volevamo creare uno spazio virtuale libero e gratuito dove si potesse scambiare conoscenza tra di noi per aiutarsi a vicenda. Purtroppo non si è mai realizzato totalmente, anche per il fatto che ancora oggi, nel 2023, gli argomenti resi pubblici da Castaneda tra gli anni 70 e 90 del Novecento sono ritenuti tabù e sono oggetto di censura. Qualcuno teme di poter venir ridicolizzato o subire danni da parte di parenti, amici o colleghi. Infatti, la maggior parte dei nostri utenti usa dei profili con nomi fittizi per tutelare la propria privacy e noi stessi siamo stati costretti a non mostrare più la nostra identità. Non perché avevamo vergogna di essere degli studiosi di argomenti del genere, ma a causa del feroce tartassamento di spam che ricevevamo giornalmente. Bene, dopo questa parentesi necessaria, torniamo all'analisi del testo. All'inizio del video ho messo in risalto la soluzione ultima elaborata dagli sciamani dell'antico Messico su come liberarsi per sempre dall'installazione della mente del volador che abbiamo dentro di noi. La mente del volador fugge per sempre quando uno sciamano riesce ad aggrapparsi alla forza vibrante che ci tiene insieme come un conglomerato di fibre energetiche. Ovviamente si propone una manovra così complessa perché è in grado, dopo un lungo percorso di pratica, di avere un controllo del proprio corpo energetico tale da effettuarla. Qui è più che altro da sottolineare di nuovo la reazione di Carlos che entra in uno stato di paura ingiustificata a causa della sua formazione religiosa. L'autore, in maniera neanche troppo velata, ribadisce ancora una volta che le dottrine religiose di vario genere potrebbero essere opera dei voladores. Questi predatori avrebbero elaborato un sistema difensivo basato sul terrore e il senso di colpa che ci fa entrare in stato di blocco mentale, inibendo di fatto azioni volte a liberarci dalla nostra stessa prigionia. Per quanto riguarda le censure, in questa parte del capitolo non ho trovato nulla di eclatante, ma la traduzione risulta imprecisa e spesso il traduttore fa scelte arbitrarie prive di motivazione. Ad esempio, in spagnolo dijo abruptamente en tono de presagio. Si traduce letteralmente disse bruscamente in tono di presagio. Nella traduzione Rizzoli troviamo semplicemente disse in tono quasi minaccioso. Un altro esempio in spagnolo, porque el misterio de la brujería debe ser amortiguado con lo mundano. In inglese, because the mystery of sorcery must be cushioned in the mundane. Si traduce in maniera letterale perché il mistero della stregoneria deve essere ammortizzato con il mondano. Nella traduzione Rizzoli, mondano diventa deve essere assorbito dalla vita terrena. Vorrei far notare come l'inglese usato da Castaneda si sforzi di ricalcare l'ordine metrico delle parole e perfino la sonorità dello spagnolo. Per esempio, lo mondano e de mundane. E noi traducendo abbiamo fatto lo stesso,
quando possibile, riportando la parola corrispondente in italiano. Per esempio, Don Juan se stava burlando de mí desvergonzadamente. In un italiano più formale si preferirebbe Don Juan mi prendeva spudoratamente in giro, ma noi, per seguire la sonorità del testo originale, abbiamo tradotto Don Juan mi prendeva in giro svergognatamente. Don Juan inteso come trickster. Don Juan, come molti studiosi hanno notato, può essere assimilato alla figura mitologica del trickster, una sorta di imbroglione dai poteri sovrannaturali che inganna e schernisce il discepolo allo scopo di permettergli di apprendere al meglio. Non con un parlare intellettuale, ma con un fare. Infatti qui Don Juan porta Carlos a fare una camminata tranquilla sulle montagne con la scusa di raccogliere erbe, ma in realtà lo conduce pian piano in un luogo dove sovente aveva già visto in precedenza un volador per farglielo vedere. Un vedere che deve essere fatto dal silenzio interiore. Questa tecnica permette a Carlos rimanere, in inglese, impenetrable darkness, in spagnolo impenetrable oscuridad, in un'impenetrabile oscurità. Qui si capisce molto bene come Castaneda abbia forzato l'inglese pur di lasciare impenetrabile con la stessa sonorità. Vuol dire che Carlos diventa realmente invisibile al volador. L'ironia di Don Juan per far cambiare lo stato mentale del discepolo. La missione ha successo, ma Carlos è comunque provato dall'evento e brucia di febbre. Don Juan, per smorzare lo stato fisico e mentale drammatico del discepolo, scoppia a ridere. Una risata che risolleva letteralmente la situazione. E poi immerge Carlos nell'acqua gelata per farlo star meglio. Questa azione era già stata vista ad esempio nel volume Una realtà separata, capitolo 7 e successivi, dove Carlos viene gettato in un canaletto di irrigazione dopo aver fumato la mistura. In quel caso, Carlos rischiava la morte perché si era lasciato troppo andare. Penso sia un'azione volta a ricompattare, a far ritornare lucido il soggetto, per esempio per sollecitare la chiusura della fessura della volontà, in modo che non vi siano danni ulteriori e non vi entri qualcosa che possa provocare la disgregazione dell'individuo e di conseguenza la morte. Le nostre esperienze. Salve guerrieri, sono Nick, della pagina Carlos Castaneda Naguales. Volevo condividere una mia esperienza inerente ai voladores. Circa 10 anni fa ero in auto in una delle vie di scorrimento principali della mia città. La strada era a 4 corsie. Era il primo pomeriggio di un giorno di primavera inoltrata, intorno alle 15. Una giornata molto luminosa, ma con qualche nuvola, e il sole veniva coperto per poi riapparire e poi tornare coperto nuovamente. Mentre ero fermo a uno dei semafori, dalle corsie opposte vedo sopraggiungere a tutta velocità un'ambulanza a sirene spiegate. Era seguita da un'auto in cattive condizioni, mi pare che fosse un'Audi 80 vecchia di almeno 20 anni, che con difficoltà le stava dietro. Quando ci ripenso, ricordo ancora distintamente il suono del motore che urlava per i giri troppo alti. Sopra quest'auto distinsi chiaramente una specie di spessa ombra, lunga come tutto il mezzo e più larga di esso, più o meno come tutta la carreggiata. Viaggiava come sospesa sopra la vettura a meno di 1 metro da essa. Era irregolare e non si riconoscevano forme di nessun genere. Era molto scura, ma disordinatamente si poteva vedere in alcuni punti la luce del giorno trasparire leggermente. Ricordava un vetro reso nero da una fiamma o da del fumo e messo poi contro luce.
quando, sopraggiungendo dal lato opposto, me li trovai alla mia sinistra e cercai di vedere chi stesse guidando, non riuscii a vederlo distintamente. So che era una persona di sesso maschile, ma i miei occhi non riuscirono a metterlo a fuoco nitidamente, o la mia memoria non trattenne l'immagine. Fatto sta che non colsi né che aspetto o che età avesse. Nei momenti in cui mi trovai l'auto alla mia sinistra, sentii una stretta allo stomaco, come se stessero per iniziare dei conati, e mentre guardavo verso il guidatore, sentii dentro di me risuonare le parole: fa fatica, fa sempre più fatica. Dopo mi superarono, si allontanarono alle mie spalle e la sensazione di disagio allo stomaco scomparve, veloce come era venuta. La lavorazione di questo video. A livello delle animazioni grafiche, l'elaborazione del video è stata molto difficile e faticosa, soprattutto per me. Purtroppo i mezzi tecnici a nostra disposizione sono limitati attualmente, ma per avere un'idea migliore possibile ci siamo recati ad esempio su di un picco montano non lontano da dove abitiamo, come potete vedere nelle foto. Si tratta di una zona naturale molto suggestiva, utile anche per sperimentare alcune delle arti descritte da Castaneda. Si spera in futuro di poter migliorare ulteriormente il livello tecnico, ma questo dipenderà dal riscontro che avremo. Questo era il finale del capitolo Ombre di Fango dedicato ai Voladores. Ci è venuta l'idea di fare un video in cui possiamo leggere le vostre esperienze riguardanti i Voladores. Se volete partecipare, scrivete la vostra storia qui sotto o nella pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Il prossimo video sarà il secondo per quanto riguarda la ricapitolazione. Grazie per la visione. A presto.